Ciao Mark, finalmente eccoti qui. Ciao Giulia, scusami tanto per il ritardo. Non preoccuparti, il film inizia solo tra 20 minuti. Meno male, allora abbiamo ancora abbastanza tempo. Guarda, là c'è la cassa per i biglietti. Ah sì, per fortuna la fila non è molto lunga. Che film vogliamo vedere di preciso oggi? Pensavo alla nuova commedia francese. Sì, è un'ottima idea. Mi piacciono i film divertenti. Anche a me, dopo il lavoro ho proprio bisogno di ridere un po'. Buongiorno, vorremmo 2 biglietti per la commedia delle 8. Siamo entrambi studenti, c'è uno sconto. Sì, l'ho letto prima su quel cartello laggiù. Sarebbe fantastico, così risparmiamo qualche euro. Il cassiere ci chiede i tesserini universitari. Ecco il mio, è praticamente nuovo. Ed ecco il mio, lo tengo sempre in borsa. Quanto costano i biglietti con lo sconto studenti? Dice che un biglietto ora costa solo 7,50 €. È davvero un ottimo prezzo per il cinema. Di solito i biglietti costano 10 euro o anche di più. Allora oggi siamo stati fortunati con il prezzo. Dove vogliamo sederci in sala? Io preferisco stare in alto, proprio in fondo. Come mai preferisci sederti dietro? Da lì si vede lo schermo molto meglio. Però stando davanti si è più vicini all'azione. È vero, ma poi spesso mi viene mal di collo. Va bene, allora prendiamo i posti al centro. Il centro è un buon compromesso per entrambi. Ci sono ancora posti liberi nella fila 10? Sì, il cassiere dice che i posti 8 e 9 sono liberi. Ottimo, allora prendiamo esattamente questi 2. Vuoi pagare tu i biglietti adesso? Posso pagare io per tutti e 2, non c'è problema. No, dai, ti ridò subito i soldi. Non serve, l'altra volta mi hai invitata tu. Sei sicura? È molto gentile da parte tua. Sì, certissima. Siamo amici, no? Grazie mille, Giulia, mi fa molto piacere. Ecco i nostri biglietti per il film. Fila 10, posti 8 e 9. Perfetto. Ora dobbiamo solo andare nella sala giusta. Ma abbiamo ancora tempo, il film non inizia subito. Sì, possiamo chiacchierare ancora un po'. Sono curioso di vedere se il film è davvero così bello. Mia sorella l'ha visto e le è piaciuto un sacco. Allora sarà sicuramente una bella serata al cinema. Non vedo l'ora di vedere gli attori. Anch'io, il protagonista è veramente famoso. Entriamo adesso o dobbiamo ancora aspettare? La porta della sala è ancora chiusa. Allora aspettiamo qui ancora un attimo. Mark, prima di entrare in sala ho bisogno di una cosa. Cosa vorresti prendere, Giulia? Per me andare al cinema senza popcorn non è vero cinema. Hai perfettamente ragione. È un classico. Andiamo là allo stand degli snack. Oh, c'è già un profumo meraviglioso di popcorn freschi. Sì, l'odore è davvero fantastico. Vuoi una porzione grande o piccola? Penso che una porzione media basti per entrambi. Però dobbiamo decidere, dolci o salati. Io vado matta per i popcorn dolci. Davvero? Io preferisco di gran lunga quelli salati. Oh no, questo è un grosso problema. Ma perché in Germania la gente mangia così spesso i popcorn dolci? Perché sono semplicemente molto più buoni di quelli salati. In molti altri paesi la gente mangia solo popcorn salati. Non riesco proprio a immaginarlo. Sanno un po' di patatine, solo che sono popcorn. Forse potremmo semplicemente comprare 2 buste piccole. Questa è un'ottima soluzione al nostro problema. Così ognuno mangia quello che preferisce. Per favore, una busta piccola dolce e una piccola salata. E cosa vogliamo bere? Ho una gran sete e vorrei una Coca-Cola fredda. Io preferisco una bottiglia d'acqua naturale. Non vuoi il ghiaccio nella tua Coca-Cola? No, grazie, preferisco le bibite senza ghiaccio. Io invece ne prendo molto, così resta bella fredda. Prendiamo anche dei nachos con la salsa al formaggio. No, credo che i popcorn bastino per ora. Hai ragione, altrimenti mangiamo troppo prima di cena. Quanto costa tutto quanto? I popcorn e le bibite costano 15 euro. È piuttosto caro per degli snack. Sì, al cinema i prezzi sono sempre un po' più alti. Beh, ma non lo si fa mica tutti i giorni. Vero, oggi è un giorno speciale. Ecco dei tovaglioli per te. Grazie, ne avrò sicuramente bisogno. Fai attenzione a non rovesciare i popcorn. Non preoccuparti, tengo la busta ben stretta. Dove sono le cannucce per le bibite? Sono laggiù, accanto alla cassa. Vado a prenderne 2 al volo per noi. Ottimo, allora siamo pronti per il film. Ora ho tutto quello che mi serve. La mia acqua è già in borsa. E io porto la Coca-Cola e i miei popcorn salati. Allora cerchiamo la sala giusta.
Credo che dobbiamo andare a sinistra. No, guarda il cartello. La sala 5 è a destra. Ah, hai ragione, mi sono sbagliato. Muoviamoci, non voglio perdermi l'inizio. Ti seguo a ruota, Giulia. Scusa, Mark, mi faresti passare un secondo? Sì, certo. Lo spazio tra le file è davvero stretto qui. Grazie. Credo che i nostri posti siano da queste parti. Abbiamo la fila 10, posti 8 e 9. Fammi controllare. Questa è la fila 9. Allora dobbiamo salire ancora di una fila. Ah, ecco la fila 10. C'è scritto di lato. Ma dov'è il posto numero 8? Che strano. C'è già qualcuno seduto al nostro posto? Sei proprio sicura che sia questo il nostro posto? Sì, guarda il mio biglietto. C'è scritto chiaramente posto 8. Mi scusi, signore. Credo che sia seduto al mio posto. L'uomo guarda il suo biglietto e sembra confuso. Forse ha sbagliato fila. Dice che anche lui ha il posto 8 per questo film. Non è possibile. Mi farebbe vedere il suo biglietto. Oh, ora ho capito bene l'errore. Qual è il problema con il suo biglietto? Il signore ha un biglietto per la sala 6, ma noi siamo nella 5. Ah, ecco. Allora è semplicemente finito nella sala sbagliata. Al buio succede in un attimo se non si fa attenzione. Sì, e poi i numeri sulle porte sono piccolissimi. Si sta scusando e si alza subito. Nessun problema. Può capitare a chiunque. Finalmente il mio posto è libero e posso sedermi. E io mi siedo proprio accanto, al numero 9. Le poltrone qui sono davvero comode e morbide. Sì, ci si può rilassare per bene. Hai abbastanza spazio per le gambe o è troppo stretto? Così così. Per le mie gambe lunghe è un po' al limite. Però per 2 ore si può resistere, dai. Sì, non è un problema per me. Aspetta, devo togliermi la giacca. Fa caldo qui. Io appoggio la mia semplicemente sullo schienale del sedile. Ottima idea. Così non dà fastidio a nessuno. Dove mettiamo le bibite? Qui al lato ci sono i portabicchieri. Pratico. Così non dobbiamo tenerle in mano tutto il tempo. Hai già messo il cellulare in modalità silenziosa? Oh no, me ne stavo quasi dimenticando. È importante, per non disturbare gli altri. Fatto. Ora è silenzioso e l'ho messo in tasca. Ora iniziano le pubblicità. Il film comincia tra poco. Mi piacciono sempre molto i trailer degli altri film. Anche a me. Spesso si scoprono novità interessanti. Magari troviamo uno spunto per la nostra prossima uscita. Sarebbe bello. Mi piace molto venire al cinema con te. Mi fa piacere, Giulia. Anche per me è molto divertente. Ora le luci in sala si stanno spegnendo. Significa che finalmente si comincia sul serio. Buon film, Mark. Grazie. Buon divertimento anche a te. Adesso faccio silenzio e mi godo i miei popcorn dolci. E io mi gusto i miei popcorn salati. Ciao, guarda un po' questo poster. Ciao! Quale poster intendi? Quello là sulla parete. Oh, sembra interessante. Sì, è un film di un regista ucraino. Davvero? Ma che bello! Il film si intitola Shedrick. Ho già sentito parlare molto bene di questo regista. Anch'io. Ha vinto parecchi premi. Il film è in programmazione oggi. Sì, credo di sì. Chiediamo alla cassa. Buongiorno, vorremmo 2 biglietti per il film ucraino. Sa a che ora inizia il film? Il cassiere dice che inizia alle 8 di sera. Perfetto, allora abbiamo ancora tempo. Il film è in tedesco o in ucraino? È in ucraino con i sottotitoli in tedesco. Mi sembra un'ottima cosa. Come mai ti piace l'idea? Così si può sentire la lingua originale. Sì, è vero, l'atmosfera così è migliore. Amo molto il cinema ucraino. Io non conosco ancora molti film dell'Ucraina. Questo regista è famosissimo per le sue bellissime inquadrature. Allora sono proprio curioso. Ha girato il film tra Kiev e Leopoli. Oh, io sono stato a Kiev una volta. Sei stato anche a Leopoli? No, purtroppo non ancora. Allora adesso puoi vedere la città nel film. È una bellissima idea. Quanto costano i biglietti? Un biglietto costa 12 euro. È un prezzo normale per il cinema. Sì, mi sembra onesto. Preferisci stare davanti o dietro? Preferisco sedermi a metà sala. Bene, allora prendiamo la fila 10. La fila 10 va benissimo. Da lì si vede tutto bene. Compro subito i biglietti. Grazie. Io intanto vado a prenderci qualcosa da bere. Molto gentile da parte tua. Vuoi acqua o succo? Un'acqua naturale, per favore. Ricevuto. Torno subito. Ti aspetto qui davanti alla sala numero 5. Il film è nella sala 5. Sì, proprio lì. La sala è molto grande e moderna.
Non vedo l'ora che inizi questa serata. Anch'io. Un film ucraino a Praga. È fantastico. Sì, è davvero qualcosa di speciale. La cultura cinematografica qui è molto varia. È questo che rende la città così interessante. Hai proprio ragione. Vieni, dobbiamo entrare ora. Sì, il film sta per cominciare. La luce si sta abbassando lentamente. Sì, il film sta per iniziare. Hai già messo il telefono in modalità silenziosa? Oh, grazie per avermelo ricordato. Me ne ero scordato. Fallo adesso, per favore. È importante. Lo faccio immediatamente. È molto maleducato se il telefono squilla al cinema. Sì, è vero. Disturba moltissimo le altre persone. L'ultima volta un telefono ha squillato forte a metà film È davvero fastidioso quando succede. e quella persona si è messa pure a parlare al telefono. Non si dovrebbe mai fare una cosa del genere al cinema. Bisogna stare in silenzio e godersi il film. Adesso ho spento il cellulare completamente. È la soluzione migliore. E la luminosità del tuo schermo? Il mio schermo è buio, non guardo mica il telefono. Bene, perché la luce forte dà fastidio in una sala buia. Non è nemmeno permesso fare foto o video. Sì, è vietato al cinema. Adesso dobbiamo anche parlare più piano. Perché? Ci sono ancora i trailer. Anche durante i trailer la gente vuole ascoltare. Ok, d'ora in poi sussurrerò soltanto. Grazie, così va molto meglio. Ho anche messo la borsa sotto il sedile. Ottimo, così nessuno rischia di inciampare. Dobbiamo fare attenzione. Guarda, là davanti c'è ancora un telefono illuminato. Sì, fa un sacco di luce. Spero che quella persona lo spenga subito. Il film inizia tra un minuto. Ora in sala cala il buio totale. Mi piace questo momento appena prima del film. Anche a me. È così emozionante. Ora non dobbiamo più nemmeno mangiare rumorosamente. Mangio i miei popcorn con molta attenzione. E io bevo la mia Coca-Cola piano. Perfetto. Siamo degli ottimi spettatori. Sì, rispettiamo tutte le regole. Purtroppo certe persone non lo capiscono. Ma noi facciamo le cose per bene. Adesso per favore silenzio. Inizia il film. Ok, non dirò più una parola. Buon film. Grazie. Buon divertimento anche a te. Psst, ora si comincia. Scusa, mi daresti una mano un secondo? Sì, che succede? Non sto capendo bene la storia in questo momento. Cosa non ti è chiaro esattamente? Chi è l'uomo con il completo nero? È il fratello della protagonista. Ah, davvero? Pensavo fosse il suo capo. No, prima hanno parlato dei loro genitori. Ah, mi deve essere sfuggito. È appena arrivato in città. E perché la donna ora è così triste? Ha perso il lavoro in banca. Capisco. Ecco perché piangeva. Esatto. E ora è rimasta senza soldi. È proprio una situazione difficile. Sì, è il problema principale del film. Ma chi era la donna al telefono? Era la sua migliore amica dall'Italia. Perché chiamava dall'Italia? Vorrebbe che la protagonista andasse a trovarla lì. Sembra un'ottima idea. Sì, ma non ha i soldi per il biglietto. Ora capisco il litigio di prima. Quale litigio intendi? Quello con il fratello in soggiorno. Sì, lei gli ha chiesto dei soldi. E lui ha detto di no. Sì, perché anche lui ha problemi con il suo lavoro. Il film è più complicato di quanto pensassi. È un film drammatico. Succedono sempre molte cose. Grazie per avermelo spiegato in modo semplice. Figurati, ti aiuto volentieri. Cosa stanno facendo quelle persone nel bosco? Stanno cercando una vecchia casa. Di che casa si tratta? La casa del loro nonno. C'è un tesoro lì? No, ci sono dei documenti importanti. Devo stare più attenta. Gli attori parlano anche un po' velocemente. Sì, per me è difficile seguirli. Però capisci già un sacco di cose. Ci provo. Anche le immagini mi aiutano. Guarda, ora trovano la chiave. Quale chiave è? È la chiave della vecchia cassa di legno. Ora la cosa si fa davvero interessante. Sì, adesso scopriremo il segreto. Non dico più nulla e guardo il film. Bene, se hai altre domande chiedi pure. Grazie, sei molto gentile. Prego, ora concentriamoci sullo schermo. Va bene, sono curiosa di vedere cosa c'è nella cassa. Anch'io, è il momento più importante. Ora capisco tutto molto meglio. Mi fa piacere, buon proseguimento. Grazie, altrettanto.
Oh no, non ci posso credere. Che succede? Perché sei così agitata? Ma non vedi l'uomo davanti a me? Sì, lo vedo. Che cos'ha che non va? È altissimo, non riesco a vedere un bel niente. Questo è un bel problema. Sarà alto quasi 2 metri. Sì, e si è seduto proprio sulla mia linea di visione. Riesci magari a spostare un po' la testa a sinistra? Ci ho già provato, ma così vedo solo metà schermo. E se ti sporgi un po' a destra? No, non serve a molto. E ora si è pure messo un cappello. Un cappello al cinema? Ma che maleducato. Ora vedo davvero solo la sua nuca e il cappello. Aspetta un attimo, do un'occhiata in giro. Vedi dei posti liberi per noi da qualche parte? Sì, guarda laggiù, nella 10ª fila. Dove di preciso non riesco a vedere. Al centro ci sono 3 o 4 posti vuoti. Però i nostri posti qui erano molto buoni e costosi. È vero, ma a che serve un buon posto se non vedi il film? Hai assolutamente ragione. Voglio godermi il film. Dai, prendiamo le nostre cose e spostiamoci in silenzio dietro. Aspetta, devo prima prendere i popcorn e la borsa. Ti aiuto io, prendo la Coca-Cola e le giacche. Grazie, sei molto gentile. Dobbiamo fare molta attenzione a non disturbare nessuno. Sì, camminiamo ben chini lungo la fila. Scusate, posso passare un attimo? Grazie mille. Anche qui, tra i sedili, lo spazio è pochissimo. Siamo quasi arrivati. I posti in fila 10 sembrano ottimi. Sì, qui non ho nessuno proprio davanti. E allora, com'è la visuale da qui? Perfetta, riesco a vedere tutto lo schermo. Mi fa piacere. Ora possiamo finalmente rilassarci. Il film sta proprio iniziando ora. Non ci siamo persi nulla. È stata un'ottima decisione quella di cambiare posto. Sì, grazie per l'aiuto e per la pazienza. Figurati, ora silenzio, che comincia il film. Ehi, guarda subito lo schermo. Cosa intendi? La scena sul ponte? Sì, proprio quel ponte. Non lo riconosci? Mi sembra familiare in qualche modo, ma non saprei. Ma è a Kiev. È il ponte di vetro. Davvero? Ne sei proprio sicura? Sì, sicura al 100%. Ci ho camminato un sacco di volte. Ora lo vedo anch'io. L'edificio sullo sfondo è inconfondibile. È incredibile. Non sapevo avessero girato qui. Forse parte della storia del film è ambientata in Ucraina. Guarda, ora mostrano Piazza dell'Indipendenza. Wow, sul grande schermo fa un effetto incredibile. Mi fa un effetto strano vedere la mia città natale qui in Germania al cinema. Posso immaginarlo. È una bella sorpresa, no? Sì, mi è venuta subito un po' di nostalgia di casa. La città sembra molto moderna e bella con questa luce. Lo è infatti. Ci sono così tanti caffè e parchi stupendi. Volevo chiedertelo da tempo. Quando andiamo a visitare Kiev? Dobbiamo farlo assolutamente, non appena tornerà ad essere sicuro. Voglio assolutamente vedere quel ponte che è appena apparso nel film. Possiamo guardare il tramonto da lì. È meraviglioso. Il regista ha scelto davvero bene le location. Sì, la fotografia è fantastica. Tutto sembra così vivo. Mi piace che i film internazionali girino anche nell'Europa dell'Est. Questo dà al film un'atmosfera davvero speciale. Guarda, ora la scena è finita. Adesso sono in un bosco. Però quel momento mi ha reso davvero felice. Si veda, non hai smesso di sorridere un attimo. Domani lo racconterò subito alla mia famiglia. Saranno sicuramente felici di saperlo. Magari hanno già visto il film anche loro. Possiamo chiamarli e chiederglielo. Lo farò, ma ora concentriamoci di nuovo sulla trama. Sì, il film è molto avvincente. Voglio vedere come va a finire. Anch'io, ma Kiev resta il mio pezzo preferito di questo film. Allora, ti è piaciuto il film? Onestamente sono un po' combattuto. Come mai? A me è sembrato piuttosto bello. La prima ora è stata fantastica, ma dopo è diventato un po' lento. Dici, io ho trovato molto interessante l'evoluzione dei personaggi. Sì, d'accordo, ma 3 ore sono troppe per una storia del genere. Questo è vero, il film era davvero lunghissimo. Mi fa un po' male la schiena. Vedi, è quello che dico. A un certo punto si perde la concentrazione. Però il finale è stato una sorpresa totale, non trovi? Non me lo aspettavo proprio,
Pensavo che l'assassino fosse il fratello. Anch'io. E invece alla fine era la vicina. Molto astuto. Tra l'altro, la musica era fantastica. Ci hai fatto caso? Sì, i violini nelle scene tristi erano molto commoventi. Anche l'attore protagonista ha fatto un gran lavoro. Io ho preferito l'attrice. Ha trasmesso tantissima emozione. Vero, è stata molto autentica. Le ho creduto in ogni parola. Consiglieresti il film ai tuoi amici? Sì, ma direi loro di bersi un bel caffè prima. Perché è troppo lungo? È un buon consiglio. Vogliamo parlare un attimo dei buchi di trama? Quali intendi di preciso? Non ho notato nulla di strano. Beh, all'inizio piove a catinelle, ma lui ha i capelli subito asciutti. Oh, non ci avevo fatto caso. Tu stai attento a ogni dettaglio. È il mio modo di guardare i film. Noto sempre questi errori. A me non disturba più di tanto se la storia è avvincente. L'atmosfera al cinema oggi era anche molto piacevole. Sì, non c'era troppa gente e si stava belli tranquilli. Tranne quel signore accanto a noi che continuava a far rumore con il sacchetto. All'inizio mi ha dato fastidio, ma poi ho cercato di ignorarlo. Tutto sommato è stata una bella serata. Decisamente. Sono contenta che siamo venuti oggi. Hai fame adesso? Mangerei volentieri qualcosa. Sì, dopo un film così lungo ho proprio bisogno di mettere qualcosa sotto i denti. Andiamo in quel ristorantino all'angolo. Buona idea. Lì potremo continuare a discutere con calma. Scusi, ehi, mi potrebbe aiutare per favore? Sì, certamente. Cosa posso fare per lei? Credo di aver dimenticato qualcosa in sala poco fa. In quale sala si trovava esattamente? Ero nella sala numero 4. Il film è appena finito. E cosa ha dimenticato di preciso? La mia giacca, una giacca di stoffa blu scuro. Sa per caso anche in che fila era seduta? Sì, era alla fila 7, posto 12, più o meno al centro. Un momento, controllo subito. Il personale delle pulizie è già in sala? Oh cielo, spero che abbiano già trovato la giacca. Chiamo un attimo il mio collega via radio. Aspetti un momento. Grazie mille. Sono preoccupata perché ho le chiavi in tasca. Questo è un bel problema, certo, ma vedrà che la troviamo. Quella giacca è molto importante per me. Era un regalo. Il mio collega dice di aver trovato una giacca blu. Davvero? Sarebbe fantastico. La sta portando proprio ora qui, alla reception. Grazie a Dio. Ero agitatissima. Potrebbe descrivermi la giacca un po' meglio, solo per sicurezza. Ha una cerniera d'argento e 2 tasche grandi davanti. E che taglia è la giacca, più o meno? È una taglia M e all'interno c'è una piccola etichetta rossa. Sembra proprio la giacca che sta portando il mio collega. Eccolo che arriva. Sì, è lei. È la mia giacca. Eccola qui. Per favore, controlli se nelle tasche c'è ancora tutto. Vediamo. Sì, le chiavi ci sono. E c'è anche il portafoglio. È stata fortunata ad accorgersene così in fretta. Sì, me ne sono resa conto solo fuori all'aria aperta, perché avevo freddo. Capita spessissimo che la gente dimentichi le proprie cose qui. Posso immaginarlo. Al buio non si vede bene tutto. Troviamo soprattutto cellulari e sciarpe. La prossima volta starò più attenta e controllerò bene il mio posto. È sempre una buona idea. Felice di esserle stato d'aiuto. Grazie di cuore per l'aiuto e per la sua gentilezza. Figurati. Le auguro una buona serata. Grazie anche a lei. Arrivederci.